Nel mondo della tecnologia militare, poche storie sono così emblematiche come quella del cannone a rotaia o railgun americano. Un sogno lungo 15 anni è costato $500 milioni. Nato per creare un'arma capace di cambiare per sempre le regole della guerra sul mare. Un cannone in grado di sparare proiettili a velocità ipersonica, ovvero 7 volte quella del suono, con una precisione devastante e a una frazione del costo di un missile. Poi però nel 2021 silenzio. Con una decisione tanto pragmatica quanto deludente, il Pentagono ha staccato la spina. Perché era troppo costoso, troppo complesso e le sfide tecnologiche erano insormontabili. La railgun, quindi, l'arma del futuro, è stata archiviata come un fallimento. Ma questa però non è la fine della sua storia. Anzi, al contrario, è solo l'inizio di un capitolo completamente diverso e, se vogliamo, molto più furbo. Perché mentre la più grande superpotenza militare del mondo gettava la spugna, a migliaia di chilometri di distanza, in Italia, una piccola startup di ingegneri non era per niente convinta che l'impresa fosse impossibile. Oggi, quella stessa tecnologia, abbandonata dagli Stati Uniti, sta rinascendo. La vera domanda, però, non è come ci stiamo riuscendo, bensì è perché lo stiamo facendo. E la risposta non è costruire un'arma migliore, ma vincere una corsa strategica che si combatte molto al di sopra delle nostre teste. Una corsa per lo spazio. Per capire la portata della scommessa italiana, dobbiamo prima però renderci conto della dimensione del fallimento americano. L'idea della US Navy era, sulla carta, geniale. Immaginate di poter rimpiazzare missili da crociera, che costano milioni di dollari l'uno, con semplici proiettili da poche migliaia di dollari. Proiettili che non hanno bisogno di esplosivo, perché la loro pura energia cinetica, ovvero la forza della loro velocità, bastava a polverizzare un obiettivo a oltre 150 km di distanza. Un cannone a rotaio non usa polvere da sparo, è un'arma puramente elettromagnetica. Sfrutta un principio fisico chiamato forza di Lorentz. Due binari conduttori paralleli formano la canna. Un proiettile, anch'esso conduttore, viene messo in mezzo, chiudendo il circuito. Quando una corrente elettrica spaventosa, parliamo di milioni di ampere, viene scaricata nei binari, si crea un campo magnetico potentissimo. Questo campo, interagendo con la corrente nel proiettile, genera una forza che lo lancia lungo la canna a velocità che le armi tradizionali possono solo sognare. Parliamo di Mach 6, Mach 7 o addirittura di più. E a quella velocità un pezzo di tungsteno diventa un'arma strategica. La US Navy ci vedeva la chiave per la supremazia navale del futuro. Le navi avrebbero potuto trasportare centinaia di questi proiettili compatti ed economici, garantendo una potenza di fuoco quasi infinita. Aziende come Buy System e General Atomics si misero al lavoro, costruendo prototipi sempre più potenti. I video dei test erano impressionanti, proiettili che bucavano spesse lastre d'acciaio come fossero burro. Ma dietro a questi successi parziali si nascondevano problemi enormi. Demoni tecnologici che, alla fine, si sono rivelati troppo grandi anche per il budget del Pentagono. Il primo, il fabbisogno energetico. Per sparare un singolo colpo serviva una quantità di energia mostruosa. Le navi da guerra, per quanto potenti, non sono centrali elettriche e galleggianti. Persino i cacciatorpedinieri più moderni, come la classe Zumwalt, progettati pensando a queste armi, avrebbero faticato a gestire picchi di potenza simile. Servivano banchi di condensatori giganteschi che occupavano spazio vitale a bordo. Poi c'era l'usura della canna. La corrente pazzesca e l'attrito del proiettile a velocità ipersonica letteralmente vaporizzavano l'interno dei binari. Dopo poche decine di colpi, la canna era da buttare, completamente. È un'operazione costosa che faceva svanire il sogno di un'arma economica. E infine, le priorità strategiche sono cambiate. Mentre gli ingegneri lottavano con la fisica, Russia e Cina facevano passi da gigante con i loro missili ipersonici, armi già pronte. Di fronte a una minaccia immediata, il Pentagono ha fatto una scelta. Ha dirottato i fondi della railgun, ancora sperimentale, verso lo sviluppo di propri missili ipersonici e sistemi laser. Nel 2021, il programma è stato messo in pausa a tempo indeterminato. La railgun americana era morta, un monumento da $500 milioni all'ambizione. Se queste analisi vi appassionano e volete supportarci, vi chiediamo di iscrivervi, mettere like e condividere questo video, perché per noi questo è un aiuto preziosissimo. Ma come dicevamo, non era la fine. In Italia la notizia della cancellazione del programma USA è stata vista come un'opportunità. Una piccola e innovativa startup, Kairos SRL, ha guardato i dati, ha studiato i fallimenti e ha visto una strada diversa. Una strada più agile e con un obiettivo finale del tutto differente. È qui che nasce il programma Heracles. L'acronimo, secondo i documenti del Piano Nazionale della Ricerca Militare, PNRM, sta per Hypersonic Electromagnetic Railgun for Armor Kinetic Launcher Engine System. Ogni parola conta, ma una è la chiave di tutto. Launcher, lanciatore. Ci torneremo perché è il cuore della strategia italiana. Finanziato dal PNRM, il progetto Heracles ha un approccio opposto a quello americano. Niente programmi colossali gestiti da giganti della difesa, ma una startup snella e veloce, quasi un modello in stile DARPA, che permette di sperimentare e innovare rapidamente. Il contrasto nei budget è pazzesco. A fronte dei $500 milioni spesi dagli USA, la prima fase di Heracles, completata nel 2023, è costata €317.200.
La seconda fase, finanziata nel 2025, prevede un contributo pubblico di 896.700 euro, che copre il 50% di un contratto del valore totale di quasi 1,8 milioni di euro. Una scommessa a basso rischio con un potenziale enorme. Ma come pensa Aerospace di superare gli ostacoli che hanno fermato il Pentagono? Beh, con una filosofia diversa. Primo, non partire dalla nave. L'errore americano è stato cercare di forzare una tecnologia rivoluzionaria dentro una scatola vecchia come una nave da guerra, con tutti i suoi limiti. L'approccio italiano è costruire un dimostratore a terra. Questo elimina subito la complessità navale. A terra, lo spazio per i condensatori non è un problema e l'energia è più facile da gestire. L'obiettivo non è avere un'arma da domani, ma perfezionare la tecnologia oggi. Secondo, sfruttare i progressi tecnologici. Il mondo è andato avanti. I supercondensatori e le batterie sono migliorati enormemente, grazie a settori come l'auto elettrica e l'industria spaziale. Materiali che decenni fa erano esotici e costosissimi, oggi sono più accessibili. Aerospace sta usando queste innovazioni per progettare un sistema più compatto ed efficiente. E terzo, e più importante, è imparare dagli errori altrui. I 15 anni di ricerca della US Navy sono un tesoro di dati. Il problema dell'usura della canna è ben documentato. Il team italiano sta lavorando su nuovi materiali, rivestimenti più resistenti e geometrie del proiettile per mitigare l'erosione. Non partono da zero, ma da un fallimento da $500 miliardi. Un vantaggio competitivo pazzesco. La filosofia è progettare il sistema attorno alla tecnologia e non viceversa. Gli Stati Uniti hanno provato ad adattare l'arma a una nave. L'Italia sta costruendo un sistema da zero in cui la railgun è il cuore. L'obiettivo è un dimostratore che spari proiettili a velocità ipersonica, quindi oltre Mach 6. Un successo che aprirebbe scenari incredibili. Se volete approfondimenti sulle notizie di geopolitica e strategia, date un'occhiata al nostro blog sul sito ufficiale. È ricco di analisi sugli scenari attuali. E qui arriviamo al vero colpo di genio. La rivelazione che trasforma un progetto militare in una mossa strategica per l'intera nazione. Perché la vera rivoluzione del progetto Heracles non è creare un cannone, ma cambiare le regole del gioco nella corsa allo spazio. Ricordate la parola launcher nell'acronimo? Non è un caso. La visione italiana per la railgun è a doppio uso, dual use. Certo, ha un'applicazione militare, ma il suo potenziale più dirompente è diventare un sistema di lancio spaziale. Per capire perché è un'idea rivoluzionaria, pensate a quanto è difficile lanciare un razzo. La maggior parte del suo peso è carburante, necessario per vincere la gravità e la resistenza dell'aria. Mettere un chilo di materiale in orbita bassa, anche con SpaceX, costa ancora migliaia di dollari. Ora immaginate un'altra via. Usare una railgun come primo stadio. Il cannone non deve lanciare il satellite fino alla velocità orbitale. L'idea è più astuta, ovvero usarlo per sparare un veicolo con dentro il satellite ad altissima velocità, facendogli attraversare la parte più densa dell'atmosfera in pochi secondi. Il veicolo raggiungerebbe decine di chilometri di altitudine a Mach 6 o più. A quel punto, nell'aria rarefatta, un piccolo secondo stadio a razzi si accenderebbe per dare la spinta finale e inserire il satellite in orbita. I vantaggi sarebbero epocali. In primis il costo. Eliminando un primo stadio massiccio, il costo per chilo in orbita potrebbe crollare. Questo renderebbe lo spazio accessibile non solo a governi e multinazionali, ma anche a università e piccole imprese. Seconda cosa è la reattività. Se scoppia una crisi e serve un satellite spia su un'area, oggi bisogna sperperare in un lancio programmato. Con una railgun, si potrebbe lanciare un satellite con un preavviso di ore, non di mesi. Questa capacità di spazio reattivo è un vantaggio strategico incalcolabile. E terzo, e forse il più importante per l'Italia e l'Europa, è la sovranità. L'Europa oggi dipende da lanciatori come Ariane o Vega, o si affida a partner come SpaceX. Un sistema di lancio elettromagnetico nazionale garantirebbe un accesso allo spazio indipendente, sicuro e a basso costo. In un'era in cui lo spazio è un dominio strategico, questa autonomia non ha prezzo. E questa visione si sposa alla perfezione con il boom dei piccoli satelliti, un mercato in piena espansione. Ecco quindi la genialità della strategia italiana. L'investimento non è per una singola arma, ma per una tecnologia di piattaforma a doppio uso. Lo stesso sistema che può lanciare un proiettile ipersonico per difesa, può lanciare un satellite nello spazio. Heracles quindi non è solo un'arma, è un'infrastruttura per il futuro. E la decisione italiana si inserisce in una scacchiera globale dove tutti stanno facendo le loro mosse. La Cina, per esempio, segue la strada americana originale, investendo massicciamente in railgun navali per sfidare il dominio USA nel Pacifico. Anche il Giappone è della partita, con test navali di successo a bordo della nave Asuka, puntando a una capacità difensiva a basso costo contro le minacce regionali. E gli Stati Uniti? Hanno davvero mollato? Non proprio. Mentre la Marina ha fermato il programma navale, l'idea non è morta. General Atomics, una delle aziende del progetto originale, sta ora proponendo versioni terrestri della sua railgun. Un esempio è la proposta per l'iniziativa Golden Dome,
che vorrebbe installare batterie di cannoni a rotaia sull'isola di Guam per creare uno scudo contro missili da crociera e ipersonici. Questa mossa, in un certo senso, convalida la strategia italiana. L'applicazione più realistica oggi è a terra, non su una nave, e ci sono segnali che persino la Marina sta riconsiderando la tecnologia, con nuovi test riportati di recente. In questo quadro, la posizione dell'Italia è unica. Non sfida la Cina sul piano navale e non si limita a un'applicazione puramente difensiva come il Giappone. Sta giocando una partita di innovazione asimmetrica. Inoltre, Heracles non è un progetto isolato. L'Italia partecipa, tramite l'azienda ICAR, anche a un'iniziativa di ricerca europea chiamata PILUM, Projectiles for Increased Long Range Effect Using Electromagnetic Railgun. Questo progetto, che vede la collaborazione di Francia, Germania, Belgio e Polonia, mira a sviluppare un'artiglieria a lunghissima gittata basata sulla stessa tecnologia. Il lavoro pionieristico di Kairos posiziona l'Italia quindi come un attore tecnologico chiave in questo sforzo continentale. È la perfetta dimostrazione di come una nazione possa ritagliarsi un ruolo da protagonista non cercando di imitare i superpoteri, bensì giocando in modo più intelligente. Per i più appassionati, sul nostro sito ufficiale potrete trovare anche la nostra rivista digitale, con approfondimenti, notizie esclusive e delle spettacolari gigantografie. Ma comunque la storia della Railgun è un viaggio affascinante che inizia nei laboratori del Pentagono e trova una nuova, inaspettata vita in una startup italiana. Abbiamo visto come il sogno americano di un'arma navale invincibile si sia scontrato con le dure leggi della fisica e della realpolitik. Eppure, dalle ceneri di quel progetto sta sorgendo una Fenice italiana, se la si vuole chiamare così. Una Fenice che ha imparato dagli errori del passato e ha scelto una strada diversa, più agile, più efficiente e guidata da una visione strategica molto più ampia. Il progetto Heracles non è il tentativo di copiare l'arma americana, ma la dimostrazione che la stessa tecnologia, se ripensata, può aprire porte che prima erano sbarrate. Così, il cannone abbandonato dagli Stati Uniti rinasce in Italia, non solo come un'arma, ma come una potenziale chiave per le stelle. È una storia che ci mostra come una scommessa intelligente possa trasformare un presunto fallimento in un'infrastruttura critica per garantire al nostro paese l'accesso al futuro. Un futuro che, sempre di più, si gioca nello spazio. È la prova che, a volte, per vincere non serve essere i più grandi, ma i più furbi. Se hai trovato interessante questa analisi, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti i prossimi viaggi nel cuore della tecnologia che sta plasmando il nostro mondo. Grazie per avermi seguito fino a qui e alla prossima!